Un saluto a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi vediamo come preparare gli gnudi toscani. Questi gnudi non sono altro che il ripieno dei ravioli, senza però la pasta. Vediamo ora insieme come realizzarli. Per prima cosa dobbiamo preparare gli spinaci, quindi cuocerli e se utilizzate come me tipo degli spinaci surgelati dovete metterli in una padella antiaderente con mezzo bicchiere di acqua, lasciarli cuocere per 10 o 15 minuti senza coperchio, girandoli ogni tanto. Una volta cotti li scoliamo e li strizziamo bene. Mettiamoli poi su un tagliere e con l'aiuto di una mezzaluna o di un coltello adatto li tritiamo. Nel frattempo mettiamo la ricotta, io uso la ricotta di pecora perché è un po' più saporita, ma si può usare benissimo anche la ricotta di mucca. La mettiamo per una mezz'oretta in un colino per fargli perdere l'eventuale siero. Iniziamo la preparazione degli gnudi. Mettiamo gli spinaci già quindi cotti, lessati, strizzati in una ciotola e iniziamo ad aggiungere la ricotta. Continuiamo a mescolare fino a quando non si amalgamano bene i due ingredienti. Poi uniamo un uovo intero con l'albume, una volta amalgamata anche l'uovo andiamo ad aggiungere il parmigiano, più o meno questi sono 4 cucchiai di parmigiano reggiano, la farina che servirà per tenere insieme il composto per poter poi fare le palline. Io ne considero più o meno 100 grammi, magari ne comincio a mettere un pochino meno e poi si guarda la consistenza. Al bisogno finisco di aggiungerla. È ancora piuttosto molle, quindi se vedete che è sempre molto umida e appiccicosa la pasta, aggiungete ancora dell'altra farina. E ora di ingredienti non ci resta che aggiungere il sale e una spolverata di noce moscata. Quindi riamalgamiamo tutti gli ingredienti e poi possiamo iniziare a preparare i nostri gnudi. Prendiamo il vassoio, quindi ci mettiamo un po' di farina, a questo punto aggiungo ancora un po' di farina. Poi con l'aiuto del cucchiaio, per riuscire a fare più o meno le palline tutte della stessa grandezza, prendo un po' dell'impasto, lo faccio roteare tra le mani, la dimensione poi la scegliete voi comunque, naturalmente più grandi li fate e più ci vorrà a cuocerli, anche se sono cotture piuttosto veloci. Preparo quindi la pallina, la faccio roteare nella farina e la sistemo. E continuo così, sempre una cucchiaiata per fare di queste dimensioni, la faccio roteare tra le mani, poi la passo nella farina, quindi via via poi andremo a riaggiungere un po' di farina nel vassoio. E la sistemiamo accanto.
Mettiamo poi in una padella antiaderente il burro con delle foglioline di salvia. Quando l'acqua raggiunge il bollore, aggiungiamo il sale, un cucchiaino di olio di oliva e iniziamo a immergere gli ignudi un po' alla volta per non farli attaccare. Lasciamoli cuocere per 3 o 4 minuti. Il tempo di cottura dipende anche dalla grandezza degli ignudi. Quando sono cotti comunque tendono a salire in superficie. Scoliamoli bene e versiamoli direttamente nella padella con il burro e la salvia per condirli. Serviamo gli ignudi ben caldi. Spero la ricetta vi sia piaciuta, se è così mettete un bel like. Vi aspetto per il prossimo video e buon appetito!